C'è qualcuno qui? Se sì, abbiamo uno strumento nuovamente accanto al letto, sul tavolino accanto al letto. Se volete passarci vicino, può brillare. Oppure lasciar detto qualcosa. Nell'ambulatorio del dottore abbiamo lasciato un altro strumento, una scatolina nera con una lucina lampeggiante. Se volete potete parlare lì vicino. Oppure anche... Ciao amici, benvenuti sul canale e benvenuti nel video del dopo ispezione. Seconda tappa con Cri nella Toscana. Ecco, questa volta siamo andati in un ospedale, quelli i tipici ospedali nei quali ci si vorrebbe andare a fare le analisi tutti i giorni. Avete visto come sono accoglienti, no? Questi ospedali, no? A parte gli scherzi, ragazzi, grazie a Christian ovviamente di averci fatto scoprire questo posto terrificante, e non sono mancate le ansie in questo posto. Anche perché la storia di questo posto è cruda. La storia è terribile, appunto questo medico che gli è sfuggita di mano un po' la cosa e uccideva le persone a random giusto perché non si sentivano bene, quando invece insomma semmai l'eutanasia è una cosa un pochino da prendere con più delicatezza e con le pinze. Esatto. Insomma è un argomento molto delicato. Esattamente, e più che raccontarvi quello che abbiamo sentito, e comunque qualcosa c'è, adesso Lara vi spiegherà tutto, io partirei dalle sensazioni: il buio, l'ansia, l'angoscia, la storia che conoscevamo, sì, ci ha portato ad entrare in questo luogo con i piedi frenati, no? Si aveva quasi paura di fare una scala, di fare una strada, di puntare una pila perché magari si vedeva qualcosa che non si voleva vedere, quindi siamo partiti un pochino col freno a mano tirato, almeno parlo per me, ma penso sì, no, beh, sicuramente, anche perché posti del genere come ospedali, manicomi nascondono, o meglio nascondono, raccontano e assorbono le energie e le vite, le storie di chi è passato di lì. Per di più Christian pochi mesi fa, insomma poche settimane fa, ci è andato pure a passare una mezzanottata lì. Io non so come diavolo con che coraggio abbia avuto. Non lo farei neanche per €1 miliardo, però insomma lui è andato, anche lui aveva registrato addirittura un lamento molto forte, e addirittura la sua tuta si era leggermente abbassata, insomma anche lui aveva riscontrato delle anomalie decisamente importanti. Per quello che ci riguarda? Per quello che ci riguarda, allora il Tascam è stato lasciato in quello che era l'ambulatorio del medico, mentre noi abbiamo girato in questo mini ospedale, perché alla fine non era enorme. Infatti. Abbiamo girato nelle varie stanze. Allora il Tascam, lasciamo perdere rumoretti vari e quant'altro, ha registrato 4 rumori particolari. Il primo è una serie di 2 rumori lamenti tipo un oh che si sentono non tantissimo, mettete le cuffie, sempre mettete le cuffie, e che però vogliamo farvi risentire. Poi c'è un fischio, proprio un fischio, come se qualcuno chiamasse qualcun altro con il classico, no? Così, esatto, così. Ci ha fatto venire dei dubbi, perché di notte potrebbe essere qualche animale, o che sia non so, una volpe piuttosto che un rapace, piuttosto che... È anche vero che poi Christian ci ha fatto notare che c'erano degli uccelli, ma non emettevano quei rumori. Sì, c'erano anche dei... No, per quello sì, ma sembra proprio un fischio umano, proprio il fischio di qualcuno che chiama l'attenzione, no, un fischio. Poi c'è un sospiro che sembra quasi dire un qua, anche questo con le cuffie. Sempre. E poi dunque avrete visto che Christian ama sperimentare, ama utilizzare varie, come dire, strumentazioni, varie alternative per poter vedere di captare in qualche modo qualche presenza, qualche energia. In
quel momento si stava utilizzando il REM, se non sbaglio, Sì. che stava dicendo parole ovviamente random. In quel momento ha detto la parola direttore, Che già questa. aveva un minimo di senso Sì. e di legame con quella che era la storia del posto. Ecco, sulla parola direttore si sente un rumore metallico tipo videogioco, Sì. tipo il bip bip che fanno i videogiochi tipo PlayStation piuttosto che altre Sì. cose del genere. Almeno alle mie orecchie è pervenuto così, sulla parola direttore proprio, Del quindi REM. del mi REM, raccomando, nel momento non in sulle cui nostre parlava, parole. non sulle nostre parole, sulla parola direttore che dice scusate, il REM. Per cui ditemi anche voi cosa ne pensate, se la mia percezione è giusta oppure ho preso una cantonata, o magari il REM stesso nel pronunciare questa parola o meglio, il Tascam che era nell'altra stanza, nel registrare la parola direttore direttamente dal REM del cellulare, magari lo ha captato con anche questo rumore di sottofondo. Però quello è, insomma, Sì. quello si sente. Ecco, 2 precisazioni, ragazzi. Allora, prima che si scateni l'inferno No. qui sotto, ok. ormai sappiamo di che morte morire. Ecco, sia noi che Cristian Alpini del Museo dell'Impossibile dubitiamo fortemente di quelle che sono questi marchingegni, quindi il REM e compagnia cantante. Però è una cosa in più, abbiamo provato e c'è. È una sperimentazione, non un abbiamo fatto male a tentativo. nessuno. Infatti. Ecco, seconda cosa, il K2 ha brillato diverse volte ed in maniera coerente. Sì. Voi ci direte sì, ma se c'era l'applicazione e quindi un cellulare acceso è ovvio che si è illuminato. Verissimo, ma è anche altrettanto vero che nel momento in cui il K2 prendeva insomma vita, ecco, Christian l'aveva messo in modalità aerea. Avevamo tutti i cellulari, ecco. esatto, i cellulari Esatto. spenti o in modalità aerea, e più di una volta abbiamo fatto noi le prove perché ovviamente quando il K2 si illumina in maniera così consistente ti vengono ti vengono mille dubbi. Ho lasciato acceso il cellulare, ce l'ho in modalità aerea, sposti, guardi. Stessa cosa con il Kinect. Il Kinect, avete visto, ragazzi, questa anomalia per terra veniva formata la sagoma. La sagoma sembrava quasi di un bambino, ma sì. non ha senso che lo fosse, e il cellulare brillava, quindi fate conto che il cellulare non brillasse. Ecco, noi l'abbiamo segnalato, io ero lì con la videocamera e la riprendevo, però fate finta di niente, nel senso che in quel momento c'era un telefono acceso, io l'ho ripreso anche se era molto distante, Christian, dal cellulare, quindi era distante, scusate, dal K2, e allo stesso tempo quando io ho utilizzato il cellulare per riprendere la sagoma dal cellulare di Christian, avevamo tutti la modalità aerea, per cui l'interferenza poteva esserci, mettiamo, ok, però avevamo la modalità aerea. Ma teniamo anche presente che nonostante la modalità aerea a volte si illuminava, a volte non si illuminava, quindi c'è incostanza del K2, perché ammettiamo che con la modalità aerea si illumini il K2, ma non lo faceva sempre. Sì, poi mi viene in mente una cosa che disse Dida, la nostra amica, con la quale spesso e volentieri ha provato, perché lei è molto più, molto precisa in queste cose, ha provato a mettere il K2 vicino al modem a casa sua, ce l'ha detto in separata sede, insomma, fuori video, fuori indagine, riflettendo sulle varie, in pizzeria ce l'ha detto, ecco, e proprio in questo senso ha detto a volte brilla, a volte no, ed era attaccato al modem, quindi a volte anche queste interferenze, seppur palesi, a volte possono anche non influire sul K2, dipende se in quel momento arriva un segnale. Se non arriva, ovviamente è tutto morto, come se fosse spento il wifi, come se fosse spento un telefono, come se fosse spento qualsiasi marchingegno che possa interferire. Ma in questo caso, quando Christian
e ha acceso la Kinect, noi diamo per scontato, o meglio quasi diamo per scontato, che il K2 brillasse per quel motivo. Detto questo, ragazzi, questo è quello che abbiamo registrato, questo è quello che vi abbiamo presentato, e, ripeto, l'ospedale era terrificante già di suo, quasi quasi gli strumenti potevamo lasciarli in macchina perché già le sensazioni erano tremende, sì. E voi sapete quanta importanza noi diamo più alle sensazioni che ai vari giochini elettronici, ecco. Anche se c'è stata la coincidenza del K2 con la Kinect, che nel momento in cui tu chiedevi se c'era qualcuno qui, rivolgendoti all'ipotetico, insomma al dottore, c'erano queste due interazioni. Bene, noi ringraziamo Christian del Museo dell'Impossibile per averci fatto scoprire questo luogo terribile, degno da essere chiamato luogo da ghost hunting, e nel salutarvi e ringraziarvi vi aspettiamo per il prossimo contenuto. Se vi è piaciuto questo video, likeatelo, mettete like, ecco, iscrivetevi al canale commentate, nostro e del museo, ovviamente, commentate, e alla prossima avventura. Ciao. Qualcuno che ha lavorato, qualcuno che ha lavorato, qualcuno che ha lavorato.